Questo è un favo appena costruito che ho consegnato loro da costruire 2 settimane fa, e incominciano adesso, dopo averlo costruito completamente con la cera, la regina incomincia a deporre alcune uova. Ci sono celle che contengono miele perché adesso è fiorito il tiglio, perciò c'è un flusso nettarifero forte e usano queste celle anche per immagazzinare temporaneamente il miele. Ma ce ne sono delle altre vuote senza miele dentro dove vengono allevate api. Abbiamo detto che è un favo recente, perciò contiene solo uova. Adesso ne alziamo un altro dove invece dovremmo poter vedere tutte le fasi della vita della larva, cioè da uovo a larva a pupa e poi ad ape. Vediamo. Qui ad esempio ci sono celle coperte con uno strato di cera. Non solo cera, ci sono anche dei frammenti di legno, di vegetale comunque che loro usano per costruire questo strato che protegge la larva mentre cresce. Proviamo a alzarne un altro. Questa è un'ape che sta nascendo, ha perforato lo strato di cera che ricopriva la sua cella. Ne vedrai alcune in una posizione ferma che muovono le ali in prossimità dell'entrata, e quelle praticamente convogliano all'interno l'aria che serve per far evaporare l'acqua, la cui evaporazione fa scendere la temperatura. Riescono a regolare la temperatura all'interno dell'alveare con la corrente d'aria. Pongono delle gocce d'acqua sui favi che evaporando abbassa la temperatura. Ho tentato di costituire partendo da una nuova regina allevata da uno sciame grande, isolata, e perciò devo verificare se la regina nuova è nata, se è stata fecondata e se sta incominciando a deporre uova. In questo caso la famiglia è partita e darà luogo a una nuova colonia grossa come le altre. C'è stata anche una costruzione di favo esterna, diciamo, no? Perciò vuol dire che cercano spazio. Sono costretto a rompere un po' di costruzioni, però. Il fatto di vedere tutte queste celle coperte mi dà conferma che la regina sta covando. Queste sono tutte api nuove, perciò anche senza doverla vedere so che c'è. Perciò le spostiamo in una cassetta più grande. Anche qui la situazione è la stessa, perciò queste sono scorte, è miele che loro hanno messo via come scorta, e ce n'è parecchie perché hanno avuto poco spazio, infatti hanno costruito un po' tutto in giro. Avendo un'intrusione si preparano ad abbandonare, e quando si preparano ad abbandonare mangiano il più possibile per essere pronte a portarsi via qualcosa, ecco, non lasciare lì tutto.
Viene un po' scuro. Questo invece, questo spazio senza miele, loro lo lasciano perché vorrebbero che la regina ci covasse, ma ovviamente noi abbiamo le scudi regina sotto e questo non succede. È stato consigliato da costruire un paio di settimane fa, perciò non è che sia così strano che non ci siano uova, però mi aspettavo di trovarne qualcuna. Ci saranno sugli altri favi, spero. Covato percolato che deve nascere, larve. Dal momento che il telaio ho messo l'altra volta non è ancora stato covato, non gliene aggiungo un altro e la richiudo così com'è. Appunto, questo è il pungiglione. Mi ha fatto arrabbiare, appunto. Adesso invece andiamo a quell'altro cassettino bianco che è l'ultimo di polistirolo e lì non c'è uno sciame artificiale fatto da me, e c'è uno sciame che ho raccolto su un albero, come quello là, però in una posizione molto più comoda. Ho potuto scrollare le api in un cassettino e adesso verifichiamo se la regina che avevano è prolifica e ha cominciato a deporre. Lo sciame naturale raccolto sull'albero a primavera è sempre una famiglia sana e forte, e riuscire a catturarlo e metterlo nell'arnia è quasi sempre un arricchimento per l'apicoltore. Bella. Nello spazio lasciato vuoto stavano già incominciando a costruire un favo naturale senza telaio, e questo è indice di forza. Nuove api allevate e intorno una piccola cornice di miele di scorta. È un ottimo sciame. Anche qui c'è un primo cerchio di covata già nata una volta, è stata ricovata un secondo giro di uova, cerchi concentrici e scorta nell'angolino. Il colore che l'apicoltore usa per farle questa macchia di riconoscimento è diverso di anno in anno. Ci sono 5 colori che ciclano con 5 anni di periodo, e l'ultimo anno in cui le regine sono state marcate di giallo è stato 2 anni fa, nel 2012. Cerca una celletta buona dove deporre l'uovo. Vediamo se riusciamo a vederla deporre. Eccola che ha infilato, vedi? Infila il ventre, depone l'uovo e via.
e le altre adesso che dove c'è l'uovo incominceranno a deporre della pappa reale per far crescere la larva. E poi quando la larva è al 7° giorno di età, la celletta viene opercolata, viene chiusa. Avevano trovato casa in una cavità di un muro antico con una cavità nascosta e un piccolo foro di entrata. Solo che dal momento che infastidivano i cittadini che lì vicino vivono, ci hanno chiesto di portarle via, di rimuovere lo sciame, con un'operazione che non è particolarmente gradita agli insetti. Il numero è variabile, però diciamo che generalmente sono sempre qualche decina di migliaia, 20.000 almeno. Poi d'inverno si riduce moltissimo il numero, ma in primavera, quando incominciano ad allevare nuove api, si arriva alla svelta almeno a 20.000.